Cari amici di Crazy Motor Life, benvenuti ad un nuovo appuntamento. Oggi parleremo di World Superbike e di mazzo rimescolato, perché avremo un bel po' di piloti che cambieranno casacca, cambieranno colore, cambieranno moto. Quindi, chi può essere il nostro ospite più importante a raccontarci di tutto quello che si muove all'interno del mercato, all'interno del paddock della World Superbike, se non il mitico Carlo Baldi? Mitomane più che mitico. Ciao Ciao Carlo! Giacomo. Ciao Giacomo, buongiorno, salve a tutti. Ben trovato a Crazy Motor Life, Carlo. Grazie. Vorrei un pochettino presentare questa trasmissione dicendo in anticipo un po' tutti gli argomenti che toccheremo. Cioè, noi parleremo di World Superbike, parleremo delle ultime gare, principalmente di un episodio in particolare che mi ha colpito molto, a Manicure, mentre poi parleremo di tutti questi bollori all'interno del mercato del paddock della World Superbike. Un paddock veramente scoppiettante, incandescente, pieno di fermento, pieno di vita e di voglia di entrare a far parte delle moto derivate di serie, anche da piloti che guardavano con il nasino un po' in punta in su. Ma guardiamo questa foto e passiamola alla storia. Sì, qui tolto Bautista forse, insomma, ci saranno, molti cambieranno di colore, no? A cominciare, vabbè, dal grande Jonathan Rea. Certo sì, come dicevi tu, se fai conto all'inizio dell'anno in Australia, no? La prima gara, mi avessero detto, allora guarda, il prossimo anno Toprak è in BMW, Ria è in Yamaha, dico sì, e io invece sarò la soubrette del Sarebbe prezzo, ok, stato, il prezzo è giusto, cioè voglio dire, sarebbe non stato un c'entra. bellissimo inizio di una barzelletta, praticamente. Esatto. Invece, cavoli, invece è vero. Ma bene, perché come hai detto te, si mescolano le carte, però tu pensa, se Toprak fosse rimasto in Yamaha, probabilmente Johnny sarebbe rimasto così nel limbo della Kawasaki, quindi non in lotta per il mondiale. La BMW senza Toprak, che invece secondo me farà un grandissimo salto di qualità, dico sempre, se non cambia niente vince quello che ha vinto l'anno prima e avrebbe rivinto anche il prossimo anno Bautista, che rimane il favorito. Però tutti questi cambiamenti rendono la Yamaha competitiva, Johnny di nuovo su una moto competitiva, la BMW avrà un beneficio enorme dall'arrivo di Toprak. E lo stesso Johnny, come ho detto più volte, porterà un beneficio agli altri piloti Yamaha, perché nessuno può settarsi la moto come Toprak, perché tu sai che in Yamaha, ma anche in Ducati, i dati vengono divulgati, no? Cioè, Bradley Ray può vedere come si è sistemato la moto Locatelli, per dire. Ecco, Toprak non è un esempio, nel senso che è talmente anomalo che se uno si prepara la moto come lui, forse non parte neanche o alla prima curva va dritto, mentre invece Johnny è molto più normale, consentimi questo termine, quindi Johnny aiuterà tanto anche gli altri piloti Yamaha. Vedo molto bene tutti i cambiamenti e poi altri ce ne saranno, insomma, ecco. L'episodio in particolare di cui parleremo e che mi ha lasciato un po' turbato è l'episodio dell'incidente tra Alvaro Bautista e Rinaldi, ma tutto questo lo vedremo dopo la sigla. Carlo, eccoci di nuovo in studio. Incidente di gara. Onestamente abbiamo visto delle penalità per molto meno. Ma sì, è stato evidente fin da subito, questo è un rigore non dato, no? Da interista avrei qualche esempio da fare, però mi taccio scherzo. Però questo è un classico calcio di rigore che l'arbitro non ha visto. E così come ora nel calcio si discute perché hanno la VAR, è così anche lo Stuart Panel, perché ricordiamo per la 1000ª volta, ma secondo me va sempre ricordato che non è la direzione gara, non è Carloia che è il direttore di gara che decide le penalità, ma è lo Stuart Panel che ha 2 membri fissi e uno variabile, diciamo. Loro, pur avendo i mezzi tecnici per vedere, rivedere da varie angolazioni, cioè hanno una specie di VAR anche loro, hanno deciso che questo non è una penalità. Però mi dai lo spunto, Giacomo, per arrivare
al vero nocciolo del discorso. Cioè, gli errori vanno puniti o no? Come ho sempre detto, difficile, su 100 contatti, chiamali come ti pare, forse uno, ma diciamo su 1000, ecco, uno è voluto, cioè qualcuno che magari va a dare, vuole dare la carenata, o magari vede l'avversario troppo vicino, lo allontana e magari lo fa cadere. Insomma, siamo proprio 1 a 1000. Gli altri sono errori, come questo. Bautista è arrivato lungo, punto. È arrivato alla staccata, in quel momento Toprak aveva già girato, ha girato Rinaldi e lui l'ha toccato. Vanno puniti gli errori o no? Se vanno puniti, questo, ripeto, è un rigore grosso come una casa. Se invece è un errore, quindi non va punito, e allora rivediamo tutto. Una volta non erano penalizzati, erano errori, ha sbagliato. Non lo so, non siamo nel calcio, quindi l'errore faccio un po' fatica. Altre volte sì, io penalizzerei pochissimo, ecco, quando, e ripeto, rarissimamente si vede magari una volontà, ma se è un errore, ragazzi, è un errore. Questi rischiano tanto e sono sempre sul filo di lana, sul filo del rasoio, e quindi sbagliano, ma si parla di decimi di secondo per decidere, per fare. Quindi guarda caso non c'era Simone Folgori, che è uno degli steward fisso, è sicuramente un esperto, ecco, io voglio pensare che se ci fosse stato lui, secondo me Bautista veniva penalizzato, mantenendo questa filosofia dell'errore punito. Proprio di filosofia si parla e di linea di principio, cioè se l'errore causa la caduta di un altro pilota, abbiamo imparato che in questo ultimo periodo, specialmente nell'ultimo anno, in tutti i vari campionati si è penalizzati. Idem per la World Superbike, abbiamo visto penalizzazioni per molto meno, cioè chi ne fa le spese, poverino, è sempre il solito Rinaldi, che quest'anno devo dire è stato molto sfortunato, ma ciò non toglie il grande valore di questo numero 1. Ah beh, no, lui allora Rinaldi, come non so chi l'ha detto, ma lo rubo subito perché è troppo calzante. Rinaldi quest'anno, se va a Lourdes, trova chiuso e torna a casa, perché veramente se diciamo o va dritto o va storta, a lui è andata storta. Anche qui nella gara precedente aveva lottato con Toprak fino alla fine, insomma ragazzi, con Toprak, non con Pinco Palla. Qui avrebbe fatto probabilmente lo stesso e sarebbe stata una bellissima lotta a 3. Chi è che lo butta in terra? Il suo compagno di squadra. Vabbè, allora dillo. Comunque, a parte quello, Bautista rimane, sì, assolutamente il favorito. Secondo me ad Aragon, poi ne parleremo, non può vincere il titolo, almeno la matematica, ma potrà mettersi una bella ipoteca e lo vedo favorito anche il prossimo anno. Poi può essere sfortunato anche lui, la moto gli si è spenta in gara 1, è un contatto, cioè è caduto a Imola, parliamo di moto, quindi basta, come dicevo prima, in 1/10 di secondo si decide una gara, però se tutto va come deve andare, lui con questa moto forma un binomio talmente vincente che io al momento non vedo piloti che possono vincere il campionato. Le gare assolutamente sì, ma a gioco lungo nel campionato, cioè questo quando vuole prende va via, insomma. Non so infatti la classifica gli dà ragione. Su Toprak ha ben 57 lunghezze di vantaggio e sul terzo siamo intorno ai 180 punti e il terzo non è benché meno che Jonathan Rea, il campione del mondo più titolato della World Superbike. Si considera che ci sono 186 punti ancora in palio, lui è staccato di 177, quindi temo che dopo gara 1 o dopo la Super Pole Race di Aragon, e lui, spero di no logicamente, ma sarebbe tagliato fuori anche matematicamente. L'analisi delle ultime gare ci presenta una World Superbike diciamo un po' piatta, dove sono i soliti 3, Bautista, Rea e Toprak, che si giocano il podio, mentre gli altri a sprazzi si inseriscono all'interno di questa lotta a 3. Prossimo anno sappiamo che sarà una rivoluzione all'interno della World Superbike. Cosa ti aspetti da questo paddock per il prossimo anno? Prossimo anno io penso che i 3 diventeranno 4, se non addirittura 5, perché Danilo Petrucci lo vedo un serio candidato a lottare per il titolo il prossimo anno, e quindi a lottare per il titolo non vuol dire che lo vinca, che lo auguro logicamente, ma è a livello dei magnifici 3. Abbiamo, e forse insomma poi ne parleremo, l'incognita Iannone, che potrebbe spaccare il mondo o non fare nulla.
e poi la crescita di Locatelli. Rinaldi, come vedremo, sembra destinata a un altro campionato. Un altro grosso punto interrogativo, Bassani con la Kawasaki. Però quello che voglio dire, gli outsider, quelli, Gerloff sta crescendo tantissimo, e ripeto, attenzione, perché Toprak con la BMW rimarrà uno dei magnifici tre, ma farà crescere anche Gerloff e probabilmente Scott Redding. Quello che voglio dire, questi tre sono destinati a diventare 4 se non 5, ma attenzione, perché quelli che erano gli outsider saranno ancora più vicini a questi tre. Quindi facciamo un attimo un backup. Le moto saranno queste, i piloti che ci saranno in sella, a parte il numero 1, saranno tutti diversi, ma tecnicamente ci aspettiamo qualcosa in più. Ieri un uccellino mi raccontava che Kawasaki non sta utilizzando i 500 giri motore in più perché se li sta tenendo per il prossimo anno presentare un motore molto più performante. Secondo me, in realtà, il motore di oggi sarà semplicemente aggiornato per sopportare questi 500 giri in più. Esatto. Ma sai, proprio a Imola, dove tu eri presente, tra l'altro, io chiesi a Johnny: ma perché il tuo team prima ha avuto 250 giri, ora altri 250 e non li utilizzate? E lui disse: vabbè, parla con il team. E già lì mi fece capire questa sua risposta: non lo so, parla col team. Mi fece capire che qualcosa si era rotto, no? In quel legame che era Kawasaki, Johnny, team. Parlando poi con il team, che fece, guarda caso, un comunicato ufficiale proprio il giorno dopo, praticamente loro attendono, e dovrebbe arrivare a breve, un'altra super concessione per poter cambiare l'albero motore, che è chiaramente rinforzato. A quel punto, con un albero motore rinforzato, potranno utilizzare i 500 giri. Ne ho parlato con Johnny, non è che questo farà della Kawasaki una moto competitiva. È chiaro che tutto quello che va ad aggiungersi di positivo aumenta le prestazioni della moto, ma la Kawasaki è talmente indietro che io mi auguro che 500 giri in più siano sicuramente, ripeto, saranno belli, importanti, utili, ma non cambiano tanto lo stato delle cose, anche perché non si prevede una nuova Kawasaki assolutamente, così come non si prevede, non ci saranno moto nuove. Forse la Honda, si vocifera da parecchio tempo, potrebbe fare una Fireblade 1000 RR con 40R versione 2, e la moto è sempre la stessa, però va a ritoccare quelle parti che al momento sono considerati i punti deboli di questa moto, vale a dire il canotto di sterzo, la posizione del motore che è troppo indietro, dicono, insomma 2 o 3 cose che non si possono cambiare. Siamo in Superbike, la moto è quella, non siamo nei prototipi dove puoi cambiare il telaio da una gara all'altra, quindi se la Honda non risolve questi problemi, che non può risolvere il team ma deve risolverli proprio il costruttore, la vedo dura. Sembra che ci sarà una nuova Honda, ma nuova, insomma, rivista, ma tutte le altre rimangono assolutamente uguali, con dei miglioramenti. Non prevedo al momento, non mi risulta una nuova Kawasaki. Sì, 500 giri in più, bene, ma insomma, poi sai, 500 giri in più e Jonathan Rea in meno. Io tenevo Jonathan Rea e lasciavo i 500 giri, però vabbè, era a parte gli scherzi. Entriamo nel vivo di questa effervescenza di questo paddock. L'uomo che ha fatto parlare più di sé negli ultimi anni nella World Superbike è il turco Toprak. Lui è passato alla BMW per tanti fattori, no? Innanzitutto, ora non sono in ordine di importanza, perché solo lui potrebbe dargli una scaletta di valori, però buttati alla rinfusa, numero 1, nessuno sta investendo tanto quanto BMW nel mondiale Superbike, quindi lui va a fare l'uomo simbolo, tra l'altro, di una casa tra le più grandi al mondo, che si sta impegnando tantissimo nel mondiale Superbike. Numero 2, si era rotto il rapporto con Yamaha, soprattutto a causa dei test MotoGP, dove lui c'era rimasto veramente male, trattato, insomma, vabbè, non voglio discutere, però non l'hanno trattato bene, ma più che non l'hanno trattato bene, lo hanno un po'
quasi deriso, no? Cioè, non mi è inutile fargli fare un team che poi non c'hai le gomme da provare, non c'hai... e poi di fianco c'era Crassolo che aveva tutto, e lui non è stupido, anzi. E poi nuovi stimoli, lui l'ha sempre detto, ma è vero, no? Così come per Jonathan Ray, figurati Giacomo cosa vorrebbe dire se Johnny vincesse, sicuramente delle gare a mio parere, ma vincesse addirittura un titolo, ma basta già che vinca delle gare per far sì che Johnny abbia vinto con Honda, Kawasaki e Yamaha, quindi voglio dire non un pilota che si esprime con una moto ma con 3, quindi rende la grandezza. E così anche per Toprak, che ha vinto con Kawasaki, con Yamaha, e a mio parere vincerà anche delle gare assolutamente con BMW. Ultimo ma non ultimo anche l'aspetto economico, perché sono dei professionisti e se anziché prendere uno qualcuno gli dà 5, è bravo. Quello che posso dire personalmente è che sono molto contento non sia andato in MotoGP, avremmo perso un grandissimo protagonista, un grandissimo personaggio. In questo motociclismo, parlo a livello globale, dove grandi personaggi non ci sono, ragazzi, lui sta diventando sempre più sicuro di sé, ha un'ironia pazzesca, un'ironia veramente, insomma, molto sagace, intelligente. È un piacere parlare con lui, quindi insomma, meno male che è rimasto. Tanto per dirtene una, lui non capisci mai se scherza o non scherza, viene a fare la conferenza stampa, non si capisce, inizia magari un po' arrabbiato, poi dopo finisce di fare la battutina, quindi è veramente buffo. E l'ultima volta per esempio gli ho detto, beh cavoli, ma allora se tu hai staccato Rinaldi in gara 1 a Magny-Cours negli ultimi giri avevi qualcosa nel taschino? E lui mi ha detto, io ho sempre qualcosa nel taschino. È vero, cioè voglio dire, della serie, se io voglio qualcosa lo tiro fuori, e quindi insomma è forte, veramente forte. Aspetta che mi inginocchio, però non mi si vede, se mi inginocchio non mi vedi più. Il pilota più titolato della storia della World Superbike, ma anche il più considerato. Sia Bautista ma soprattutto Toprak hanno una giusta stima per questo pilota, tutti, Bassani, Rinaldi, tutti. Può anche arrivare ultimo, cosa che insomma non si è mai vista, ma voglio dire, anche magari in un giorno in cui non brilla, rimane Jonathan Ray. Bassani disse, quando disse, ma sai, hai lottato, ragazzi, ho lottato con il pilota più forte nella storia della Superbike. Questo è Johnny, è molto bello vederlo sulla Yamaha. Secondo me sarà competitivo subito, perché la Yamaha, tra virgolette, è una moto facile, tra virgolette, facile per Johnny, non per gli umani, ma insomma lo vedo molto bene sulla Yamaha, più competitiva, molto più competitiva della Kawasaki, e quindi sono contento. Anche per lui sono contento, perché così c'è stato un momento che ho avuto, così come per Bautista, cioè abbiamo rischiato di perderli tutti, noi i Magnifici 3. Bautista a un certo punto dice, ma io voglio rimanere con la famiglia, ho detto aia, questo si ritira, poi no vabbè, faccio un altro anno, forse 2. Johnny, mi ricordo a Most, gli feci la domanda diretta, che lui mi guardò come a dire, insomma questa non me la dovevi fare, nel senso che ci conosciamo, quindi mi metti, che gli ho detto, ma scusa, perché lui diceva, devo ritrovarmi nella pausa estiva in agosto con la mia famiglia e decidere del mio futuro. E poi gli chiesi, ma hai ricevuto proposte? E lui disse no. E disse, allora del tuo futuro che devi decidere? Che ti ritiri. Cioè, se non hai ricevuto proposte, ti siedi al tavolo per decidere con la famiglia del tuo futuro, c'è anche, lui mi ha detto, c'è la possibilità che io mi ritiri. E secondo me, se non andava in Yamaha, lui si sarebbe ritirato. Ho questa netta impressione. Però nuovo capitolo, nuova vita, e tutto ricomincia ancora meglio. Lui andrà in Kawasaki. In bocca al lupo, perché ripeto, io non ho fiducia nella casa giapponese, che mi dà l'impressione che si stia sempre più staccando dal racing in generale, non solo dalla Superbike. Tant'è vero che non ha fatto l'autore di Suzuka, insomma questo la dice lunga. Va in Kawasaki, lui voleva andare in un team ufficiale. Perché? Perché è un professionista, perché il team ufficiale è comunque diverso dal privato, nel senso sei comunque nel bene o nel male con una casa costruttrice. Quindi io quello che penso di lui è che lui è ancora in fase evolutiva, cioè lui non ha ancora dimostrato tutto il suo potenziale, ha delle lacune che deve colmare, ha dimostrato talento, 1000 doti, ma ha anche dimostrato dei limiti che può tranquillamente superare avendo 24 anni. Però
però ecco, lui continuerà a crescere e forse fra un anno, forse nel 24 o se non nel 25 vedremo tutto il suo potenziale, a mio parere. E ciò non toglie, lui fa delle gare dove lotta con i primi tre, altre gare dove parte 14esimo, recupera fino al settimo, arrivato al settimo finisce le gomme, finisce nono, decimo. I top rider non fanno così, ecco, diciamo. Ma lui assolutamente. Io dico sempre, per fare un paragone, anche Toprak quando era con Puccetti, e io l'ho vissuto molto da vicino, non sfruttava la gomma da tempo, non faceva bene in Super Pole, partiva indietro, guarda caso. Poi pian piano ha imparato. Man mano, poi sai, sono quei piloti che quando imparano una cosa, cioè fanno solo passi avanti, non fanno passi indietro. Quindi il giorno che lui finalmente riuscirà ad avere la massima confidenza con la Super Pole Race, con la gomma morbidona, allora sì, sarà un altro passo di avvicinamento ai Magnifici 3. Carlo, fermiamoci un secondo proprio a fare l'analisi di quello che hai detto in questo momento. Può essere stato un incentivo il fatto di sapere di dover colmare degli errori propri, delle lacune proprio, dei punti deboli, e il poter passare ad una squadra ufficiale con comunque l'attenzione che si ha da parte del team, da parte degli ingegneri, la possibilità anche economica di poter fare tanti test in più, un aiuto a colmare questi limiti. E quindi anche se sai che devi andare su una moto che magari non è competitiva come quella che lasci, perché comunque diciamo a Ducati anche da privato si fa valere come più di tante case ufficiali. Sicuramente. Vediamo BMW, è una casa ufficiale, ma vediamo che non fa gli stessi risultati dei team privati con Ducati. Quindi, però, da questo punto di vista è una situazione che ti può aiutare a crescere molto più rapidamente e molto più concretamente. Sì, io penso che l'abbia fatto anche per quello, perché comunque, allora, con tutto il rispetto e il bene che voglio al team motocorsa, Lorenzo Mauri è un amico da anni, ma non è un team ufficiale, nel senso che se tu guardi, dico una cosa che almeno si capisce, se tu guardi la foto del team che si fa a inizio anno, con motocorsa saranno 10 persone, 12, ok? La foto del team KRT sono 3 gradini, cioè ci sono quelli seduti, quelli in piedi e quelli sui gradini dietro, cioè saranno penso 30 persone. Bassani avrà modo diciamo di crescere ulteriormente, forse più velocemente di quanto non avrebbe fatto con motocorsa, che rimane, ripeto, un team fantastico. Quando si parla di cambiamenti, non possiamo darlo ancora per certo, ma quasi, c'è un pilota che addirittura dovrebbe fare un salto di campionato. Si parla ormai molto più insistentemente del suo passaggio al mondiale Moto2. Cosa ci puoi dire tu al riguardo? Tra l'altro segnalo una bellissima intervista che tu hai fatto a Michael con Moto.it, dove raccontava un po' la sua giornata, dove ti raccontava il modo di preparazione che è cambiato. Se non l'avete vista, andatela a vedere. Ti ringrazio, ma sai, lui è un pilota purtroppo molto sottovalutato. Diciamo che così, l'opinione, non dico l'opinione pubblica, ma la maggioranza degli appassionati, di chi segue la Superbike, ha sempre detto: ecco, lui con la moto ufficiale non fa risultati, Bassani con la moto privata sta vicino a lui. Non è proprio così. Le moto, come hai detto tu prima, le Ducati, Rinaldi l'ha detto varie volte, ma non solo lui, cioè Ducati dà le moto esattamente uguali a Go11, a Barni, a Motocorsa e al team ufficiale. Poi il team ufficiale, se c'è un aggiornamento, ce l'ha per primo, poi dopo un certo periodo di tempo viene messo in vendita ai privati, i quali privati, se hanno i soldi lo comprano, se no no. Il team ufficiale ce l'ha, chiaramente è per lui l'aggiornamento. Poi ci lavora un certo team, senza nulla togliere agli altri, quindi, e poi hanno un certo Bautista, quindi voglio dire è tutto amplificato. Però non è che la moto di Motocorsa o di Barni non possa vincere una gara o non sia competitiva, quindi a parte la sfortuna che ha avuto, non è che il mezzo di Rinaldi doveva spaccare il mondo. Ha fatto molto bene, è stato sfortunato, ripeto, ha un potenziale che secondo me può ancora esprimere alla grande. Moto2 se ne parla tanto, lui ha 2 possibilità a questo punto. Una è quella di andare a far compagnia a Xavi Vierge in Honda,
HRC Superbike, però lì bisognerebbe che Marc Marquez andasse in dove va? Da Gresini, non ho capito bene, insomma, Sì, cambiasse team, e a quel punto, come un domino, no? Marc Marquez si sposta Lecuona. Mi risulta che Rinaldi sia il primo nella lista Honda, cioè se va via Lecuona il primo che chiameranno è Rinaldi, ammesso che Michael sia ancora disponibile, perché il suo manager sta trattando anche in Moto2. Spero per lui che vada in Moto2, ma non per altro. Nuovo ambiente, nuovo tutto, secondo me potrebbe fare molto bene. Forse una ventata d'aria fresca gli farebbe bene anche dal punto di vista psicologico. Ma Moto2 non finisce qua, perché abbiamo una new entry dalla Moto2, sia come team che come pilota. Si scambiano, almeno se nel caso Rinaldi dovesse andare in Moto2, si incroceranno a metà strada. Allora, innanzitutto è in un ottimo team. I motori glieli farà Motocorsa, ecco, quindi già avete capito di cosa parlo. E lui è bravo, campione del mondo Super Sport nel 2013, se non vado errato, ma insomma ha fatto bene in Moto2, lo vedo molto 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 bene sia lui che il team. Con Ducati non lo so se riuscirà a entrare diciamo nella cerchia dei magnifici tre, ma è uno che è destinato a starci molto vicino. Bella acquisto. Sì, pilota sempre velocissimo, anche lui ha sempre peccato di costanza, cioè ha degli up and down veramente enormi, dove passa da quasi vincere il mondiale a perdersi proprio nei meandri della classifica. Ma, visto che stiamo parlando un po' di Moto2, parliamo di un fiore all'occhiello dell'industria italiana, parliamo di Pirelli. Lui è Giorgio Barbier, per chi non lo conoscesse troverete un riquadrino perché si è raccontato ai microfoni di Crazy Motor Life, dove ci parla anche di questa nuova avventura e del perché una casa come Pirelli, leader del settore nelle moto derivate di serie, si getta in un nuovo progetto che, come sappiamo tutti, ha un ritorno d'immagine straordinario, ma comunque propone sempre i suoi rischi, perché può essere un ritorno d'immagine straordinario dal punto di vista positivo o straordinario dal punto di vista negativo. Tu come vedi questo ingresso di Pirelli nel mondiale? Lo vedo male, nel senso che sono geloso. No, insomma, più che geloso ho paura, nel senso che Pirelli possa... Io ho detto subito a Barbier, dico ora andate di là e noi non ci... Ho usato un termine peggiore, ma insomma non ci guardate più. E lui mi ha detto assolutamente no, non ho dubbi. Però, insomma, una Pirelli che allora in Moto2 utilizzerà le gomme della Superbike, pari. Quindi sono gomme incredibili che vanno dalla eccezionali con la pioggia, eccezionali le intermedie, con la X che era nata per fare la sprint race, la X doveva durare prima la Super Pole, poi i 10 giri, ora ne fai 22, 23, ora è arrivata la Q che è la morbidona, quella come la chiamo io, che è nata per innanzitutto ha cancellato, ha spazzato via le gomme da tempo. Questa è una gomma che può fare 10 giri, quindi ne fa bene 2, 3 per la Super Pole, ma come abbiamo visto a Manicure dove tutti l'hanno utilizzata, in Super Pole Race ne fa anche 10. Io dico sempre a Barbier, scherzando, che il giorno che la SCQ farà 25 giri avrete una gomma sola, cioè fa tutto, fa la Super Pole, la Super Pole Race, la gara lunga, così ne portate solo una e via. Naturalmente, cioè non scherzo, perché ci sta poi che Pirelli riesca a fare della SCQ una gomma da 20 giri, non mi stupirebbe. Ma tornando alla Moto2, i test che hanno già fatto dei test sia con la Moto3 che con la Moto2, sono andati benissimo, non avevo dubbi. Quanti anni mancano, ma forse parliamo al singolare, prima che Pirelli vada in MotoGP, cioè, è diciamo così la conclusione naturale di questo cammino. Spero che Pirelli non lasci mai la Superbike e sono fiducioso che questo possa avvenire per un semplice motivo: la Superbike è legata alla produzione di serie, quindi voglio dire l'amatore che va in pista con la sua V4 per divertirsi, per fare 20 minuti di prove, di giri,
utilizzerà le gomme Pirelli della Superbike. Questa è la mia speranza, quindi spero che che Pirelli rimanga assolutamente in Superbike. Andrà benissimo, già l'ha dimostrato in Moto2 e Moto3, con una finestra spalancata sulla MotoGP. E la speranza, e concludo, è che tutto questo impegno nei prototipi, non voglio essere frainteso, non è che Pirelli si impegnerà meno, cioè non è che ora in Superbike le gomme avranno dei problemi, no, ma magari non ci sarà tutto quello sviluppo che c'è stato finora, dove, ripeto, siamo passati dalla SC1 all'SC0 all'SCX all'SCQ. Ecco, succederà in futuro ancora questo sviluppo, visto che sono impegnati anche di là, da quelli ricchi? Non lo so, staremo a vedere. Io confido nella serietà dell'azienda, vabbè, di Giorgio non ho dubbi assolutamente, Giorgio e il suo staff. Quindi da parte di Crazy Motor Life e tutta la redazione, in bocca al lupo a Pirelli per questa nuova sfida. Parlando di new entry, Bulega. Sì, quando quasi 2 anni fa, cioè 1 anno e mezzo fa, arrivò in Supersport, io scrissi 2 o 3 volte che era arrivato in Supersport anche qui con un occhio alla Superbike. Aruba l'aveva chiaramente preso per avere poi un italiano giovane e forte in Superbike. L'ha già provata, è andato forte, ma non ho dubbi, nel senso, ragazzi, lui ha vinto, allora sta vincendo, scusate, è in testa, ecco, per meglio dire, a un campionato Supersport con una Panigale V2, quindi voglio dire, non è che corre con un 600, quindi è già molto vicino. Il suo talento, che insomma in passato addirittura era stato avvicinato, così è stato definito il nuovo Valentino Rossi, ma a parte queste cose il suo talento non si discute. Lasciamoli però un anno, magari poi va lì e lotta con Bautista in tutte le gare, però io rilascerei un anno di apprendistato, perché la Superbike è una brutta bestia per tutti, però ecco, non lo giudicherò il prossimo anno, se non così occasionalmente, ma mi attendo che faccia grandi cose nel 25, non a caso l'anno in cui forse si ritira Bautista. Parlando di chissà cosa succederà il prossimo anno, non possiamo che non parlare del più grande punto interrogativo forse della storia del motociclismo e del motorsport. Andrea Iannone è già dato per sicuro il suo ingresso nella World Superbike per il prossimo anno, quasi al 100% possiamo dirlo che sarà pilota del team Go11, guiderà una Ducati, ma le reali prestazioni e la reale velocità con la quale si inserirà all'interno di questo campionato e all'interno degli automatismi di un campionato mondiale, perché noi non dobbiamo pensare solo alla velocità espressa nel singolo giro, nella singola gara. Essere un pilota di un mondiale significa una preparazione atletica, una routine, dei viaggi, delle trasferte dal punto di vista di stress e anche di tempi di ripresa dal punto di vista fisico, che sono completamente diversi da chi lo fa semplicemente perché va a provare una moto. Sicuramente avrà un ritorno mediatico per la World Superbike che farà bene a prescindere, ma dal punto di vista sportivo cosa porterà secondo te Andrea Iannone alla World Superbike? Ma guarda, come hai detto te, grandissimo acquisto dal punto di vista mediatico. Facendo un paragone che anche qui ora mi guardano così, quando lo dico mi dicono figurati, ma lo dicevano lo stesso quando dissi che Razatioglu sarebbe diventato un top rider, che Bulega sarebbe andato in Superbike. Sono cose abbastanza chiare per chi vive da dentro il paddock della Superbike. E Iannone quindi avrà un ritorno mediatico molto importante. Io, sai, alla fine ragiono sulle cose e poi chiedo il conforto dei numeri, dei risultati, perché possiamo raccontarcela finché ci pare, poi ci sono, dico sempre, poi i numeri, voglio dire, ma in questo caso non ci sono numeri, non ci sono precedenti. Ho fatto questa domanda: cosa farà Iannone il prossimo anno ai suoi prossimi colleghi? E tutti mi hanno detto la targa di Bologna, cioè non lo sappiamo, perché 4 anni, Giacomo, non sono d'accordo, cioè non è che non sono d'accordo, nel senso, a mio parere non sarà tanto. Lui è sempre stato un professionista, ricordiamo, lui ha corso in MotoGP e ha vinto delle gare ha corso marchi diversi, cioè non si discute il pilota, non si discute, secondo me, poi posso sbagliarmi, anche l'approccio, quindi gli allenamenti, l'approccio alle gare,
al campionato, allenamenti, trasferte, come hai detto te, per carità, ma lui è abituato, queste cose le ha fatte, le farà, lui vuole tornare. Una delle prime cose che mi ha detto Denis Sacchetti, che è il team manager di Go11, dove, come hai detto te, al 99,9% approderà il pilota di Vasto, mi ha detto lui poteva anche starsene a casa con Elodie e andare a fare il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, non sto scherzando, cioè poteva prendere tutta l'altra strada. Lui vuole correre. Quando un pilota vuole correre, tagliamo via tutti i dubbi sulla preparazione, su tutto quello che è. Rimane un forte dubbio che non dipende tanto forse da lui quanto dai 4 anni di assenza. In questi 4 anni le moto sono cambiate completamente, le gomme, è cambiato tutto, è cambiato tutto. Io ho visto piloti star via un anno, tornare e far fatica o addirittura non riuscire più a inserirsi tecnicamente negli ingranaggi di un mondo che va avanti a una velocità non solo in pista molto importante. Quindi dopo 4 anni sarà in grado di essere di nuovo competitivo, di avere i meccanismi mentali, di avere, non lo so, non lo sa nessuno, ma forse non lo sa neanche lui, perché ripeto, nessun pilota è mai stato via dal mondo delle gare per 4 anni. Staremo a vedere. Io penso, ma mi sbaglierò, che lo capiremo abbastanza in fretta. Cioè, secondo me Iannone o sarà un top rider, oppure questa bella favola durerà forse un anno a fatica, nel senso che se non sarà competitivo, se non dico si ritira prima ancora della scadenza, ma cioè, o sì o no, io la vedo così, o bianco o nero o dentro o fuori. Se devo dire la mia, non lo so, non la dico, nel senso che non ho proprio idea, perché tutti dicono, quando faccio questi discorsi, la risposta è: ma lui è sempre andato in moto, si è sempre allenato, ha sempre girato. Ragazzi, la gara è la gara, lui di gare non ne fa da 4 anni ed è solo la gara che ti rimette in movimento, che ti fa tornare pilota. Vedremo fin forse già dai primi test, ma soprattutto da Phillip Island 2024, fine febbraio, primi di marzo, così sembra. Carlo, grazie tantissimo per il tuo intervento, per averci raccontato tutto quello che succede all'interno del paddock della World Superbike e per essere sempre un caro amico di Crazy Motor Life. È un onore per me e ti ringrazio, Giacomo, è sempre un piacere e insomma eccoci, ci rivedremo su questi schermi sempre con molto piacere, almeno, e spero di frequente. Dai, allora lanciamo un piccolo spoiler. Se vi iscrivete col tastino là, quel tastino dove è scritto iscriviti e non costa nulla, che è gratuito, tra l'altro Carlo sarà più incentivato a far parte della famiglia di Crazy Motor Life per una nuova rubrica. Di che cosa stiamo parlando? Quello lo scoprirete solo se vi sarete iscritti. Ciao Carlo! Senz'altro. Ciao Giacomo, grazie a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci ascoltano. Ciao!